saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento alla scoperta della leggendaria utilitaria francese, la Citroën 2 cavalli Charleston, edizione De Agostini in scala 1:8, uscita numero 44. Vi anticipo subito che è un montaggio molto semplice dove non andremo ad usare tutti i componenti che ci vengono forniti perché ci serviranno poi nell'uscita successiva, la 45. Andiamo a dare un'occhiata a quanto è contenuto sia per quanto riguarda le immagini. Questa è la seconda pagina di copertina che si ripete in tutte le collezioni con numeri utili e servizi. Stavo dicendo per quanto sia riguarda le immagini che per i contenuti scritti. Se avete piacere potete leggere. Io colgo l'occasione per ringraziarvi tutti. Ci tengo a farlo ad ogni video perché è una cosa che sento. Ho proprio piacere di farlo. Come potrei non farlo? Siete la vita del mio canale. Quindi ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano e che magari non sono ancora iscritte, nella speranza che decidiate di iscrivervi, attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist. E proprio perché il canale di Michele è nato, come è scritto nella mia home, per aiutare quelli che hanno più difficoltà nel montaggio dei modellini, ogni mio video è tradotto in 30 lingue. E ringrazio tutte le persone non italiane che mi guardano, perché siete in tanti. Grazie con tutto il mio cuore. Questo è quello che è contenuto in questa uscita. Le varie fasi di montaggio, come vi ho già anticipato, molto semplici. Monteremo di più nel prossimo numero, nel 45. Questo poi è il risultato finale. Avremo montato i due semiassi destra e sinistra per i bracci delle sospensioni. E qui potrete continuare a dare lettura. Che bella questa macchina, la Citroën DS, spettacolo. Se non sbaglio l'ha fatta Altaia, sia grigia che un altro colore, non ricordo se è blu o era bordeaux, ed è bellissima. Queste sono icone. Ecco perché io ci tengo a farvi leggere. Guardate cosa non c'è qua. Poi volevo anche dirvi un'altra cosa che da un po' di tempo faccio presente nei miei video, che è quello che se qualcuno di voi vorrà aiutarmi con una donazione potrà farlo in due maniere: o sotto il video dove c'è scritto grazie, o con il link in descrizione che troverete negli ultimi video e nei prossimi che seguiranno, che è Patreon, dove potrete sostenere il canale alla crescita. Se poi nessuno deciderà di fare questo, poco male. Quello che vi chiedo è questo: quando visualizzate i video, a un certo punto arriva salta annuncio. Ecco, se avete piacere di aiutarmi come io ho piacere di aiutare voi, non saltate l'annuncio ragazzi, ve lo chiedo con tutto il cuore, ma non dico che dovete guardarlo, però non mandatelo avanti, perché è l'unica possibilità di farci guadagnare a noi che facciamo questo qualche centesimo, perché ve lo garantisco, si tratta di centesimi. Ok? Allora, andiamo a vedere cosa è contenuto, lo guardiamo nel particolare. Abbiamo una serie di viti BM
da avvitare nel metallo, ma che noi adesso mettiamo da parte perché in questa sessione di montaggio non sono richieste. Poi andiamo a vedere. Abbiamo il rinvio della leva del cambio, eccolo qui, mettiamo da parte anche questo perché sarà da utilizzare nel prossimo numero. Abbiamo la leva del cambio, questo che state vedendo è tutto in plastica verniciata. Abbiamo la leva del freno a mano, la molla, il rinvio della leva del freno a mano e quello che andiamo a vedere adesso è quello che utilizzeremo in questa sessione di montaggio. 4 pezzi. Questi due che sono in metallo sono identici, quindi potremo usarli indipendentemente sia dal lato destro che dal sinistro, e sono i bracci delle trasmissioni. E poi abbiamo le cuffie di protezione dei bracci delle trasmissioni che sono in gomma e questi in metallo. Bene, andiamo a mettere via questo, come vi ho detto non ci servirà. Guardate bene, se vi ricordate io vi avevo fatto montare, almeno chi mi segue, vi avevo fatto montare il tubo della benzina, che è questo, quello che ha il filtro attaccato. Non vi potete sbagliare perché è vero che è tutto nero, ma ha questo pezzettino qua, vedete? Che è quello che vedete qua in foto. E ci dice di andarlo ad inserire in questo perno qua. Adesso vi faccio vedere. Ecco perché vi ho detto, se mi avete seguito lo avete già fatto questo lavoro. Questa operazione andava fatta prima perché adesso diventa tutto più complicato. Non è impossibile, ma è complicato. Perché il posto dove poi dovrete andare a metterlo, eccolo qua. Qui c'è un foro qua sopra che vedete qua nella foto. Vedete? Questo è un foro qua sopra. Prendete riferimento alle testate e la staffa qui di raccordo del collettore al proseguo della marmitta. Questa è la staffa, questa è la testata, scendete giù e qui c'è il tubo già inserito che io vi avevo già fatto inserire proprio per questo. Comunque l'importante è che lo facciate passare in mezzo ai due collettori e poi lo spingete all'interno del foro e questa è fatta. Poi andiamo a prendere i bracci delle trasmissioni, li andiamo a inserire qua dentro con la sfera da questa parte, così eviterà di uscire. Facciamo la stessa cosa con l'altro, ecco qui. Montaggio molto semplice. Adesso semplicemente andiamo a collocarli all'interno degli altri gommini. Ecco qua. Non serve spingerlo tutto dentro, tanto nel momento in cui sarà posizionato il motore al telaio e questo inserito ai perni delle ruote, ci darà lui la giusta distanza. Stessa cosa facciamo di qua. Fate sempre attenzione a questo, perché questo è libero anche di ruotare, però fate attenzione. Poi questo perno andrà inserito
questo perno andrà inserito nel foro del telaio che vi farò vedere dopo. Inseriamo questo così e abbiamo finito il montaggio. Ecco qua. Abbiamo fatto tutti i passaggi, molto semplice, e questo è il risultato finale. Eccolo, sempre più completo questo motore, come giusto che sia. Io, se andate a vedere sul mio gruppo Facebook, perché ne ho 6, uno per ogni modello che sto costruendo, ci sono delle foto che un mio iscritto, che non è italiano, gentilmente mi ha postato di un modello che lui ha fatto anni fa, perché questo modello era già uscito anni fa con la De Agostini sempre, e lui l'aveva finito e mi ha mandato delle foto. Andate a vederle perché veramente sembra vera, bellissima. Bene, a questo punto, prima di salutarci, vado a prendere tutto quello che ho montato fino a questo numero e poi ci salutiamo. Dopodiché, una volta terminato questo video, preparerò subito l'ultimo, che è il numero 45. A dopo, ragazzi. Eccoci di nuovo insieme. Adesso vi faccio vedere questo perno di qua, del quale vi parlavo prima, dove va inserito in questo foro qui. Eccolo lì, vedete qua. Ovviamente una volta fissato come si deve, questo entrerà all'interno del foro. Adesso lo lasciamo così. Andiamo a dare una rapida occhiata a questi che sono i componenti che abbiamo montato fino al numero 44, bellissimi. Cruscotto con la copertura del tachimetro in plastica trasparente e il bordino in rilievo verniciato in argento, bellissimo. Qua poi avremo la possibilità, grazie a questa chiave che nella parte finale è metallica, una volta inserita creerà un contatto all'interno, però questo poi sarà da provare perché io la sento abbastanza molle e quindi dovrò accertarmi che il contatto avvenga, però non è un problema perché avremo tutto il tempo di intervenire qualora il contatto venisse meno. E quindi questo permetterà poi, grazie alla scheda elettronica e a un altoparlante che poi sarà montato nelle prossime sessioni, di riprodurre la sonorità dell'accensione e del motore, appunto, della macchina in moto con l'accelerazione. Bellissimo. Portiera tutta in metallo con il vetro basculante. Questo poi è il suo interno, cerniere in metallo, paraurti in plastica verniciato, bellissimo. Ha un peso che non so dirvi, ve l'ho anche pesato se guardate i primi video, comunque. Eccolo qui, tutto in metallo, bellissimo. Poi la targa la faremo, ognuno di noi potrà personalizzarsi a suo piacere, in quanto la De Agostini ci ha fornito più e più lettere e numeri. Sedile, un gioiellino, tutto in tubolari metallici verniciati di nero, elastici, tenuti da ganci metallici che dovrete montare voi uno per uno, tessuto similpelle, fascia lombare e sacrale. Anche il tettuccio sarà tutto in tessuto. Il motore lo abbiamo appena visto, ci abbiamo lavorato sopra. È un modello stupendo, felicissimo di averlo. Adesso voglio vedere solo una cosa, aspettate un attimo. Ok, vediamo
vediamo se ce la faccio. Così sono curioso di vedere una cosa. Ah, perfetto. Una volta montato, volevo vedere il sistema poi. Eccoli, guardate. Una volta montato questi, che adesso sfilo, guardate, all'interno hanno un bicchiere che andrà a calzare perfettamente qui. Vedete che c'è questo taglio, questo andrà a calzare lì sopra e sarà bellissimo. Facciamo un'anticipazione, dai, sono curioso. Eccolo qua, guardate, perfetto, già fatto. Sarà così, molto bello. Andiamo a stoccare, ecco qua. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, un saluto a voi e a tutti i vostri cari e più cari da Michele. Mi raccomando, per coloro i quali ancora non si sono iscritti ma che hanno piacere di farlo, non vi dimenticate di iscrivervi al canale, attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. In più, se volete darmi una mano ulteriore, condividete, come vedo che qualcuno di voi già fa e ne sono veramente contento, me ne accorgo, non vi pensate che non ve ne accorgo e vi ringrazio tanto, come alcuni di voi fanno e condividono i miei video in gruppi dedicati. Questo mi fa molto piacere perché mi porta a iscritti, mi porta a essere conosciuto e ad alimentare sempre di più la passione che è in me in ogni cosa che nel mio piccolo ho fatto nella mia vita. Grazie ragazzi, ci vediamo al prossimo video, non mancate perché adesso preparo subito il numero 45. Ciao!